Ciao a tutti e benvenuti di nuovo nel mio canale. Sono ancora euforica di avervi qui con me oggi. Come state? Spero che la settimana sia iniziata nel migliore dei modi. Come promesso, oggi approfondiamo un tema che, ammettiamolo, ci tiene tutti con il fiato sospeso. La situazione tra Neslihan Atagul e Kadir Dulu. Come vi ho anticipato nel video precedente, negli ultimi mesi il gossip turco, e di riflesso, anche il nostro, è stato letteralmente invaso da rumors, indiscrezioni e presunti scoop riguardanti una presunta crisi matrimoniale tra questa coppia iconica. Tradimenti, separazioni imminenti, silenzi assordanti e messaggi criptici. Insomma, una vera e propria telenovela a puntate, degna dei migliori sceneggiatori. Ma come sempre, la realtà è spesso molto più complessa di quanto appaia. E per questo motivo, oggi, cercheremo di scavare più a fondo, di analizzare con occhio critico le diverse sfaccettature di questa vicenda, cercando di separare la verità dalla finzione, il dato di fatto dalla speculazione. E, soprattutto, cercheremo di immaginare cosa potrebbe passare nella mente di Neslihan, una donna che ha sempre incarnato un modello di forza, eleganza e determinazione. Prima di addentrarci nei meandri di questa intricata storia, permettetemi di ricordarvi l'importanza del vostro supporto. Se siete nuovi sul canale, vi invito caldamente a iscrivervi e ad attivare la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento futuro. E se il video vi piace, come sempre, lasciate un bel mi piace alla fine. Il vostro feedback è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre migliori per voi. Bene, direi che possiamo finalmente entrare nel vivo della questione. Come tutti sappiamo, Neslihan Atagul e Kadir Dulu rappresentano, nell'immaginario collettivo turco e non solo, una delle coppie più amate e seguite. Belli, talentuosi, innamorati, almeno, questo è ciò che ci hanno sempre mostrato. La loro storia d'amore, nata sul set della serie Fatih Arbiye nel lontano 2013, ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Un colpo di fulmine in piena regola, un amore che sembrava destinato a durare per sempre. Il loro matrimonio, celebrato nel 2016 con una cerimonia da favola, ha consacrato il loro status di coppia iconica, un simbolo di amore e di felicità. Da quel momento in poi, ogni loro apparizione pubblica, ogni loro post sui social media, è stato accolto con entusiasmo e ammirazione dai fan, che li consideravano un esempio da seguire. Ma come spesso accade, la realtà dietro la facciata perfetta è ben diversa. E negli ultimi tempi, questa facciata ha iniziato a mostrare delle crepe sempre più evidenti, alimentate da una serie di indiscrezioni e di scoop che hanno scosso dalle fondamenta i fan della coppia. Le prime voci di crisi hanno iniziato a circolare qualche mese fa, in sordina, quasi sussurrate. Un campanello d'allarme, in un'epoca dominata dai social media, è stata la loro progressiva diminuzione di apparizioni congiunte sui rispettivi profili. Meno foto di coppia, meno storie romantiche, meno interazioni pubbliche. Un dettaglio che non è sfuggito all'occhio vigile dei fan, sempre pronti a captare ogni minimo segnale. Poi, come spesso accade in questi casi, sono iniziate a spuntare le solite fonti anonime, figure misteriose e onniscienti che hanno iniziato a diffondere voci sempre più allarmanti. Litigi furiosi, incomprensioni insanabili, incompatibilità caratteriali e, ovviamente, la classica accusa di tradimento. Il bersaglio principale di queste accuse è stato Kadir, accusato di aver tradito Neslihan con diverse donne. Sono state diffuse foto e video che lo ritraevano in atteggiamenti definiti ambigui con altre ragazze in locali notturni. Immagini rubate, spesso sfocate e decontestualizzate, ma che hanno comunque scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. I fan di Neslihan si sono letteralmente scatenati sui social media, riversando la loro rabbia e la loro delusione su Kadir, insultandolo e accusandolo di aver tradito la fiducia e l'amore della loro beniamina. Neslihan, da parte sua, ha mantenuto un silenzio assordante. Nessun commento ufficiale, nessuna smentita, nessuna dichiarazione pubblica. Un silenzio che, inevitabilmente, ha alimentato ancora di più i rumors e le speculazioni. Molti hanno interpretato questo silenzio come una tacita conferma delle voci di crisi. Se non smentisce, significa che è vero, dicevano molti, dando per scontata la colpevolezza di Kadir e la sofferenza di Neslihan. Ma ad un certo punto, Neslihan ha deciso di rompere il silenzio. Non con un'intervista esclusiva o con un comunicato stampa ufficiale, ma con il suo strumento di comunicazione preferito, i social media. Ha iniziato a pubblicare alcune storie su Instagram,
brevi video e immagini che sembravano voler lanciare dei messaggi subliminali, rivolti forse a Kadir, forse ai suoi fan, forse a se stessa. In una storia, ad esempio, ha pubblicato una foto di lei e Kadir abbracciati, sorridenti e felici, con la scritta Together Forever. Un messaggio che sembrava voler smentire categoricamente le voci di crisi, un tentativo di rassicurare i fan e di dimostrare che il loro amore era ancora forte e vivo. In un'altra storia, ha pubblicato una frase che recitava Trust is the key to a strong relationship. Un messaggio che sembrava voler lanciare un monito a Kadir, un invito a essere più fedele, più leale e a non tradire la sua fiducia. Un avvertimento velato, ma comunque significativo. Ma il messaggio più significativo, a mio avviso, è stato quello in cui Neslihan ha scritto Love is a battlefield. Una frase che lascia intendere che la loro relazione sta attraversando un momento estremamente difficile, una vera e propria battaglia, ma che lei è disposta a combattere con tutte le sue forze per salvare il suo matrimonio. Una dichiarazione di intenti, un segnale di speranza. Quindi, alla luce di tutto ciò, qual è la verità? Neslihan e Kadir stanno per divorziare oppure no? Beh, come dicevo all'inizio, la risposta non è affatto semplice. Da un lato, ci sono le voci di crisi, le accuse di tradimento, il silenzio iniziale di Neslihan. Dall'altro, ci sono i messaggi criptici sui social media, le foto di coppia, la frase Love is a battlefield. A mio avviso, la verità è che Neslihan e Kadir stanno attraversando una fase delicata, una crisi come ne capitano a tante coppie, famose e non. Forse Kadir ha commesso degli errori, forse si è lasciato andare a qualche leggerezza, forse ha tradito la fiducia di Neslihan. Forse Neslihan è ferita, delusa e amareggiata. Ma sembra che entrambi siano disposti a mettersi in gioco, a lottare per salvare il loro matrimonio, a superare questo momento difficile. D'altronde, non dimentichiamoci che sono una coppia da tanti anni, che si amano, o almeno, si sono amati, profondamente e che hanno costruito qualcosa di importante insieme. Non è facile buttare tutto all'aria per qualche errore, per qualche momento di debolezza. E poi, c'è un altro fattore da considerare, un fattore che spesso viene sottovalutato, la pressione dei media e del pubblico. Neslihan e Kadir sono costantemente sotto i riflettori, ogni loro mossa viene analizzata, giudicata e commentata. È difficile mantenere la privacy, la serenità e l'intimità in una situazione del genere. Credo che Neslihan sia una donna forte, intelligente e determinata. Sa cosa vuole e sa come ottenerlo. Se ha deciso di combattere per il suo matrimonio, significa che crede ancora in questa relazione e che è disposta a fare dei sacrifici per farla funzionare. Significa che vede ancora un futuro insieme a Kadir. E Kadir? Beh, spero che abbia capito la lezione. Spero che si renda conto di quanto sia fortunato ad avere una donna come Neslihan al suo fianco e che faccia di tutto per riconquistare la sua fiducia e il suo amore. Spero che si impegni a essere un marito migliore, un compagno più presente e un uomo più affidabile. In definitiva, solo Neslihan e Kadir conoscono la verità sul loro matrimonio. Noi possiamo solo speculare, basarci su voci di corridoio, messaggi criptici e interpretazioni personali. Ma la cosa più importante è rispettare la loro privacy, augurargli il meglio e sperare che riescano a superare questo momento difficile. Speriamo che ritrovino la serenità, la felicità e l'armonia che tanto ammiriamo. In fondo, l'amore è un viaggio, non una destinazione. E a volte, lungo il percorso, si incontrano degli ostacoli, delle difficoltà e delle sfide. Ma l'importante è non arrendersi, non perdere la speranza e continuare a lottare per ciò in cui si crede. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Spero di aver fatto un po' di chiarezza sulla questione Neslihan Atagul e Kadir Dulu. Abbiamo analizzato le voci di crisi, le accuse di tradimento, i messaggi sui social media e abbiamo cercato di capire cosa c'è di vero in tutto questo. Ricapitolando, sembra che Neslihan e Kadir stiano attraversando un momento difficile, ma che entrambi siano disposti a lottare per salvare il loro matrimonio. Solo il tempo ci dirà come andrà a finire. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se avete opinioni o commenti da fare, non esitate a scriverli qui sotto. Sono sempre curiosa di sapere cosa ne pensate. E adesso, la cosa più importante, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici e, soprattutto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi aiutate tantissimo a far crescere il canale e a portare contenuti sempre più interessanti per voi.
Un abbraccio grande a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!